front of the Museum of Santa Maria della Scala, and with us a special guest, Nora Giordano, one of the many people who works with the cultural aspect of this complex, and it is a complex indeed. Nora is Sicilian but came here to study in Siena in 1997 and has been working at Santa Maria della Scala since 2001. And over these few years, shall we say, you have learned almost all of the secrets of this complex, I'm sure. Ciao Anna, benvenuti. Vi accompagno molto volentieri in questa passeggiata alla scoperta del Santa Maria della Scala. Raccontare il Santa Maria in pochi minuti è molto complicato perché stiamo parlando di una struttura molto ampia e molto complessa, dalla storia molto complessa. Allora parliamo di un ospedale medievale, quindi nasce come ospedale medievale. Gli studi più recenti dimostrano che la sua nascita risale all'ultimo scorcio del XII secolo, ad opera dei canonici dell'allora chiesa maggiore della città, collocata nell'area dove oggi c'è la cattedrale e all'epoca occupata proprio da un complesso episcopale. Sono i canonici insieme ad una comunità di laici che lavorava, che prestava servizio e che si occupava soprattutto dell'accoglienza dei bisognosi, che fondano il Santa Maria della Scala. In realtà le prime attestazioni che abbiamo ritrovato nei documenti parlano di un Santa Maria, di uno xenodocium et hospitalis, facendo riferimento ad una struttura di accoglienza nata all'interno del complesso episcopale, quindi adiacente alla canonica, come succedeva all'epoca in tutti i monasteri e in tutte le chiese. C'era un luogo dedicato esplicitamente all'accoglienza, all'ospitalità e alla cura di coloro che avevano bisogno. Solo nel XII secolo decidono di trasferire dall'altro lato della piazza con un obiettivo ben preciso, quindi separare intanto quest'area da quella dedicata alla preghiera, diciamo così, e consentire all'ospedale di potersi sviluppare in un'area sicuramente molto più ampia, di essere facilmente visibile da chi arrivava nella piazza del Duomo, di poter avere a sufficienza aria e di di potersi sviluppare. Dal XII secolo, quando nasce quindi come ospedale medievale, quindi luogo destinato alla cura e all'accoglienza dei bisognosi e quindi di pellegrini, viandanti, ammalati, bambini abbandonati, poveri e bisognosi, nel corso del XII e XIII secolo si sviluppa occupando tutto il fronte di fronte dall'altro lato della piazza e si sviluppa verso valle, quindi verso il fosso di Sant'Alzano, occupa il declivio collinare. Nel XIII secolo, tra il 300 e il 400, i nuclei fondamentali di questa struttura sono già praticamente ultimati, ma continuerà lo sviluppo, l'ampliamento del Santa Maria della Scala con lavori di continuo rifacimento, riadattamento, ampliamento, cambiamento di funzione degli ambienti. Quindi si può dire che questo resterà un cantiere per secoli e per questo è una struttura oggi molto complessa, che è rimasta poi l'ospedale cittadino fino agli anni 90. Quando è stato realizzato la moderna struttura dell'ospedale delle Scotte e quindi è iniziato un'importante operazione di recupero e riuso di questa struttura come museo, centro culturale cittadino. The complex indeed of Santa Maria della Scala, we can say that it had its origins in the 12th century because, as happened in many cases in the Middle Ages, there were abbeys and churches that had a space dedicated to welcoming pilgrims and helping those in need. And that space was in fact, as we look at the cathedral, to the left of it. But in the 12th century, the city, the bishops, the canons, shall we say, the canons decided that a separate space would be the best idea. And so the nucleus of Santa Maria della Scala is what's now the Church of Santissima Annunziata, and that was the original pilgrims hall, but not just for pilgrims, also to accommodate the sick, the infirm, abandoned children, people who didn't have anywhere else to go. It was to help everyone,
But because in the 12th century this space proved to be very, very small, it expanded really quickly, lengthwise and also depthwise. And in fact, this is what we could call a city within a city in a way, because there are so many different rooms. It goes all the way back to the Fosse di Sant'Anzano, down the hill. And how many levels are there? 1, 2, 3, 4, 5 levels? 5 livelli? 7 livelli. 7 levels. Anche 9 of per la hospital. verità, anche Even 9 9. perché Oh ci my sono gosh. dei mezzi livelli, sì. And so to understand the history of Siena, how Siena developed as a city, it's fundamental to study Santa Maria della Scala. And Nora was telling us that there are many interdisciplinary collaborations, because you have to understand the archaeology, you have to understand the history of the church, you have to understand the history of medicine in general. And in fact, the word hospital to us today just means medicine and curing the sick. But hospital comes from the Latin for hospitality, right? So to host the pilgrims and then eventually to cure the sick and to help those in need. It is a wealth of information that we can't possibly cover in just one afternoon, but together let's have a walk through Santa Maria della Scala and discover some of the more basic functions perhaps, and even look at some of the decoration and how it has changed over the centuries, including the most recent change from in the 1990s, the emergency room of Siena, to the museum complex that we see today.